Ho appena sentito Beppe Bergomi, che per me è il commentatore calcistico più interessante da seguire in Italia, sostenere che il Bodo Glimt sia più forte del Galatasaray, che ha eliminato la Juventus dalla Champions League, e anche del Borussia Dortmund, che è stato appena rimontato dall'Atalanta, è stato battuto anche dall'Inter in casa sua nella fase campionato della Champions League. Non lo so se questo Bodo Glimt è più forte, so però che ha eliminato meritatamente l'Inter e nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che si è appena svolto ha beccato lo Sporting, quindi non il Manchester City, capitando tra l'altro in un lato del tabellone che vi condivido subito ci fa anche abbastanza rosicare, ecco, perché in caso di passaggio del turno avrebbe una tra Bayer Leverkusen e Arsenal e in semifinale ci sarebbe una tra Tottenham, Atletico, Barcellona e Newcastle. Sembra un tabellone un po' più sbilanciato dall'altra parte, dove ci sono ancora una volta Real e Manchester City, dove c'è il Bayern, c'è il Chelsea, c'è il Paris Saint-Germain e c'è anche il Liverpool. Quindi potenzialmente l'Inter sarebbe potuta capitare in un lato del tabellone un pochino più agevole, almeno sulla carta, ma non c'è tempo per fare questi ragionamenti, non ne possiamo avere la controprova e soprattutto non c'è tempo per rosicare, perché domani si apre ufficialmente la settimana decisiva per la stagione dell'Inter e forse non solo, mentre nel frattempo stanno anche esplodendo delle voci di mercato che commentiamo in questo nuovo episodio di oggi, dove vi porto, dove torna uno dei format più apprezzati qui sul canale, ovvero vado a condensare in pochi minuti le principali notizie del momento. E allora ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo episodio di Passione Inter. Vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti. Dobbiamo continuare a volare anche oltre questi 100.000 iscritti che abbiamo raggiunto, grazie anche al supporto del nostro club, senza il quale Passione Inter non esisterebbe. Quindi trovate qui il QR code per entrare nella community del club di Passione Inter. Perché parlo di settimana decisiva per la stagione dell'Inter? Perché dopo l'eliminazione dalla Champions League, al di là di quelle che sono state anche le dichiarazioni di Barella, che ha un po' troppo minimizzato questa delusione cocente, noi sappiamo con certezza che l'Inter internamente è molto arrabbiata per questa eliminazione, è rimasta molto delusa, è rimasta scottata e vuole dare una dimostrazione di forza subito, soprattutto in campo nazionale, dove c'è ancora più spinta, quindi per volersi confermare tra Coppa Italia e soprattutto campionato, che è stato un po' l'obiettivo dichiarato. Quindi Genoa domani a San Siro, martedì l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como e poi il derby. Ecco che in una settimana si possono davvero indirizzare entrambe le competizioni, fondamentali per la bacheca, assolutamente, ma anche da un punto di vista economico, perché con un doppio trofeo di fatto vai a pareggiare o quasi l'impatto negativo del non aver raggiunto gli ottavi di finale di Champions League. La buona notizia è che cominciano a tornare finalmente dei pezzi importanti, con oggi sarà un po' l'ultimo provino decisivo per Hakan Çalhanoğlu, che potrebbe tornare in panchina. Ci sarà Denzel Dumfries, che abbiamo già rivisto col Bodo, ma ha bisogno di lavoro e penso che per lui l'obiettivo sarà più che altro il derby, soprattutto. Manca Bastoni squalificato, manca anche Lautaro Martinez che sarà fuori ancora un po', quindi probabile formazione disegnata in questo momento dalla Gazzetta dello Sport è questa, con Sommer tra i pali, Bissek, Acerbi, Akanji in difesa, penso a Kanji a destra più che Bissek a destra francamente, con Luis Enrique e Carlos Augusto sulle fasce, Mkhitaryan, Zelinski, Sucic in mezzo e Bonni Thuram davanti. Ho qualche dubbio francamente sul fatto che sarà questa la formazione, ci sono diversi ballottaggi aperti, ne parleremo meglio stasera in diretta alle 19.30 con ancora più aggiornamenti. Nel Genoa, occhio anche alle condizioni di Norton Caffi, che dovrebbe saltare questa partita. Genoa che ha vissuto una fase di sbandamento, poi ha battuto in maniera sonora il Torino ed è una squadra che con De Rossi segna veramente tanto da quando c'è De Rossi in panchina, quindi potrebbero giocare magari in maniera un pochino più accorta, ma è una squadra che non rinuncia ad attaccare e ha dei colpi per punire anche la nostra difesa. Quindi partita secondo me molto insidiosa dopo soprattutto l'eliminazione dalla Champions, difficile da assorbire soprattutto dal punto di vista mentale, oltre che fisico. Dicevo però che sono ore importanti anche per il
mercato, e citavo Hakan Çalhanoğlu, su cui abbiamo ovviamente i fari puntati. In settimana ne abbiamo parlato anche in diretta, è tornato a parlare di Çalhanoğlu proprio il vicepresidente del Galatasaray, dicendo che prima o poi Çalhanoğlu andrà lì. E su questo vi posso dare una notizia in questo caso, ovvero che da quello che sappiamo qui su Passione Inter, i contatti tra gli agenti del giocatore e il Galatasaray non solo non si sono mai interrotti dopo i tentativi della scorsa estate, ma anzi c'è stato anche un nuovo aggiornamento tra le parti anche negli ultimissimi giorni. Quindi c'è stato un costante aggiornamento tra gli agenti di Çalhanoğlu e il Galatasaray, in vista soprattutto poi di un vertice decisivo tra l'Inter e l'entourage del giocatore, che è slittato a marzo anche per questioni legate ai problemi fisici che ha avuto Çalhanoğlu, e verosimilmente ce lo aspettiamo entro la sosta di marzo, incontro nel quale si deciderà verosimilmente il futuro di Hakan Çalhanoğlu, perché sul tavolo ci sono tre opzioni: quella del rinnovo, che sembra però la più difficile, almeno secondo me, poi l'addio nel 2027, quindi alla naturale scadenza del contratto, oppure l'addio in estate, ma a fronte di un'offerta che sia seria, non come quella che l'Inter ha ricevuto la scorsa estate. Non penso che si andrà molto oltre con la decisione, anche perché nel frattempo l'Inter ha delle questioni sul tavolo molto molto importanti, a partire da Leon Goretzka, questo centrocampista forte del Bayern Monaco. Su Goretzka ho sentito che ne ha parlato nelle scorse ore anche il giornalista Fabrizio Romano, prima di lui ne aveva parlato anche il quotidiano tedesco Bild, ma è vero che l'Inter sta valutando Goretzka. Anche il nostro collega Raffaele Amato, che è stato qui sul canale, ce ne aveva parlato settimane fa, ricordandoci anche che l'agenzia di Goretzka è la stessa di Lookman, quindi il rapporto con l'Inter, cioè al di là del fatto che Lookman non sia arrivato perché si è messa di mezzo l'Atalanta, ma vi ricordate che l'Inter con Lookman aveva intavolato la discussione proprio grazie al lavoro dell'agenzia e degli intermediari. Quindi i rapporti ci sono, con Goretzka che a gennaio era ad un passo dall'Atletico Madrid, andrà via a parametro zero lasciando il Bayern Monaco. Il problema è che piace praticamente a tutti i club importanti della Premier League, quasi tutti, piace in Spagna allo stesso Atletico Madrid e non solo, piace anche alle big della Serie A. Quindi l'Inter è iscritto a questa corsa, il giocatore non ha ancora preso una decisione, in qualche modo però ovviamente l'Inter deve liberare degli spazi per poter pensare a Goretzka, e non basta quindi il possibile addio di Frattesi, non basta verosimilmente quello di Mkhitaryan, che comunque almeno a parole anche nelle scorse ore a me non sembra aver deciso di ritirarsi come pensavamo, quindi è da tener d'occhio la situazione Mkhitaryan. Ecco che Goretzka mi sembra quindi eventualmente più legato a Çalhanoğlu come discorso, per questo non si può andare troppo in là, come detto anche nei discorsi con il turco. Qualcuno dirà: ma Goretzka è un classe 95, ha 31 anni, è in scadenza di contratto, cosa c'entra con i famosi paletti e piani di Octree? C'entra, e come? Perché, come abbiamo sempre detto anche dall'anno scorso qui su Passione Inter, non è vero che c'è una totale preclusione ai parametri zero, e non è vero che c'è una totale preclusione agli obiettivi over 30 nell'Inter da quando c'è Octree. È ovvio che deve esserci l'incastro giusto per portare a casa un innesto di questo tipo, e in questo senso quello di Goretzka potrebbe somigliare per certi versi al colpo alla Akanji che è stato fatto l'anno scorso in sostituzione di Benjamin Pavard. Tra l'altro Akanji ha un anno in più di Pavard, Goretzka ha un anno in meno invece di Çalhanoğlu. Pavard che, parentesi, lo abbiamo detto più volte, non verrà verosimilmente riscattato dal Marsiglia. Su di lui, oltre al Borussia Dortmund, c'è un'ipotesi Arabia Saudita, occhio anche alla Turchia. Di certo, ecco, l'Inter non vuole tenerlo, non vuole riportarlo a casa e vuole farlo partire, visto anche l'ingaggio elevato. Quindi, per chiudere, sui parametri zero l'Inter è da tenere in considerazione fortemente, questa cosa l'abbiamo più detta, alle giuste condizioni. Sul Goretzka chiedo, come dicevo, mi chiedo se è legato non solo a Çalhanoğlu ma anche al discorso Aleksandar Stankovic, allora, perché l'Inter, anche questo lo diciamo da settimane, ha deciso di riportare alla base Aleksandar Stankovic riacquistando dal Club Brugge. Ci sono però dei club molto importanti anche qui, come il Borussia Dortmund di nuovo, o soprattutto i ricchissimi Arsenal e Manchester United, che lo stanno seguendo seriamente. Quando si muovono queste società qua
possono mettere delle cifre molto importanti sul piatto e sarei molto curioso di capire come reagirà eventualmente l'Inter se dovessero bussare con delle offerte elevate. Per Pio Esposito l'Inter ha resistito a delle offerte anche molto recenti e Alexander Stankovic per certi versi sarebbe un po' il nuovo Pio Esposito del centrocampo della prossima stagione, quindi questo è da vedere. Per chiudere, mi ha incuriosito Mkhitaryan, che citavo prima, che ieri ha detto anche un'altra cosa, questa frase che abbiamo commentato anche nel club di Passione Inter, ovvero Chivu ci ha dato una cosa che Inzaghi non ci poteva dare, ha detto Mkhitaryan. Sono curioso di sapere, secondo voi, che cosa ha dato Chivu che Inzaghi non poteva darci. Vi aspetto nei commenti, così ne parleremo in diretta alle 19:30. Intanto Inzaghi, probabilmente l'avete letta questa notizia, in Arabia sembra addirittura a rischio esonero dopo che con 5 pareggi nelle ultime 7 partite si è fatto rimontare, ha perso la testa della classifica ed è scivolato al terzo posto in campionato, mentre Chivu è arrivato allo scatto finale decisivo, alla prova finale decisiva anche per il suo futuro, anche per quello che è la questione contrattuale, dove in realtà ne abbiamo già parlato nel club di Passione Inter, dove l'abbiamo data prima questa notizia, e lo possiamo ribadire. A noi risulta che l'Inter abbia comunque l'intenzione e la voglia di discutere un rinnovo del contratto con prolungamento dell'accordo di 1 anno per il tecnico Christian Chivu. Al momento, però, lato anche allenatore, i discorsi vengono un pochino rimandati al termine della stagione, non tanto perché ci sono dei dubbi, delle questioni eccetera, ma perché non ci si vuole assolutamente distrarre da quella che è la priorità, ovvero il campo, a partire da questa settimana, che è la settimana veramente decisiva per le questioni di campo, soprattutto, che sono quelle poi più importanti. Fatemi sapere che ne pensate di queste notizie, se avete visto anche dei nomi a parametro zero da tener d'occhio in modo particolare, magari ci faremo un contenuto dedicato e ne riparleremo. Vi invito ovviamente ad entrare a far parte del club, dove tra l'altro nelle prossime ore ci sarà un appuntamento speciale con la community del club, quindi www.passioninter.club per supportare il nostro progetto, mentre vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.